Biologico sì o biologico no? Alimentarsi con cibi di natura biologica è più sano rispetto ad alimentarsi con cibi di coltivazione convenzionale? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi scopriamo insieme qualche informazione in più sul famoso mondo del biologico. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire se ha davvero senso acquistare prodotti biologici oppure no. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Tutti noi sentiamo spesso parlare di pesticidi con cui la nostra verdura o frutta vengono trattate. Ma quando sentiamo la parola biologico, cosa crediamo che sia veramente? Quando si affronta questo tema non riesco a non pensare a quanto tutto ciò sia collegato al settore cosmetico. La presenza di sostanze dannose per il nostro corpo e per l'ambiente, con cui entriamo in contatto quotidianamente e spesso inconsapevolmente. Ho parlato approfonditamente di questo nel video riguardo l'INCI che ti lascio qui sopra. Tornando a noi, per molte persone acquistare alimenti biologici è un investimento per salvaguardare la propria salute. Tuttavia, non tutti possiedono le informazioni sufficienti per scegliere con consapevolezza e per comprendere se e quanto il biologico possa essere davvero utile per il nostro benessere. Iniziamo dunque ad approfondire questo argomento insieme. Cosa significa il termine biologico? Agricoltura biologica significa favorire la naturale fertilità del suolo, adoperando preparati a base di erbe e minerali con i quali si irrorano le piante, utilizzando tecniche di fertilizzazione attente a non alterare la composizione organica del suolo. Cosa vuol dire coltivazione biologica? Coltivare in maniera biologica vuol dire lavorare la terra con tecniche che rispettano i cicli naturali. Le lavorazioni utilizzate infatti salvaguardano l'ecosistema agricolo e la biodiversità, permettendo uno sviluppo rurale sostenibile. Cosa significa allevamento biologico? Allevare in maniera biologica vuol dire prevedere elevati standard di benessere degli animali, infatti si rispetta il loro ritmo fisiologico. Gli animali vengono allevati in libertà e mantenendo i loro comportamenti naturali, senza forzature o costrizioni, come invece accade nel caso degli allevamenti intensivi. Dopo questa doverosa introduzione, passiamo ai punti cardine dell'agricoltura biologica. Punto numero 1. Salvaguardia dei terreni. La coltivazione biologica garantisce la salvaguardia dell'ambiente, perché le tecniche utilizzate sfruttano la naturale fertilità del terreno senza impoverirlo con coltivazioni aggressive. Inoltre, l'equilibrio naturale del territorio è garantito da una minore infiltrazione dei nitrati nelle acque di falda e di conseguenza viene preservata la qualità delle acque superficiali. Punto numero 2. Minor impatto sul pianeta. Il biologico ricorre a sistemi di coltivazione che non impattano sull'ambiente come avviene invece nell'agricoltura convenzionale. Si preferiscono sistemi in armonia con i ritmi naturali del suolo e del ciclo di vita delle piante, utilizzando però le odierne tecniche colturali. Per esempio, per arricchire il terreno di sostanze organiche e aumentare la resa senza ricorrere a fertilizzanti chimici, si sfrutta l'azione congiunta della rotazione delle colture, l'interramento dei residui colturali e l'uso dei fertilizzanti organici. Punto numero 3. Preservare la biodiversità agricola. L'agricoltura bio aiuta a preservare la biodiversità, elemento fondamentale per la sopravvivenza di tutte le specie autoctone. Non si impone infatti di coltivare solo alcune varietà di piante. L'aumento di specie meno utilizzate impedisce l'impoverimento delle varietà, favorendo anche la fertilità del suolo in maniera naturale. Punto numero 4. Ridurre l'inquinamento. I prodotti chimici, pesticidi e fertilizzanti sintetici inquinano l'ambiente naturale e le risorse idriche, contribuendo a rendere sterili i terreni agricoli. Le pratiche di agricoltura biologica certificata non consentono l'uso di sostanze chimiche, tossiche e velenose, e questo protegge acqua e suolo dal progressivo impoverimento. Punto numero 5. Niente OGM.
I cibi provenienti da agricoltura biologica, per essere certificati a livello europeo, non possono assolutamente contenere OGM. La scelta bio è quindi una scelta consapevole di lotta agli organismi geneticamente modificati. Punto numero 6. Maggiore benessere. I prodotti biologici contengono minori neurotossine. Si tratta di sostanze dannose per il nostro cervello che sono contenute in molti dei pesticidi comunemente utilizzati nelle coltivazioni tradizionali. Abbiamo visto insieme i punti cardine dell'agricoltura biologica, ma a questo punto credo che risulti evidente che non ho ancora affrontato l'argomento salubrità dei prodotti biologici. Mi spiego meglio. Tutti quanti noi solitamente siamo abituati a pensare che scegliere biologico significa mangiare sano e naturale. Ci convinciamo che i prodotti biologici siano più buoni e nutrienti dei prodotti coltivati con metodi tradizionali. Siamo sicuri che sia davvero così? A breve ti darò il mio parere a riguardo. Prima però vediamo insieme alcuni dubbi sul mondo del biologico che non vengono solitamente analizzati correttamente ed in maniera approfondita. Il principale punto controverso è: nel biologico vengono utilizzati pesticidi e diserbanti oppure no? Purtroppo per i fan del settore biologico questa affermazione è vera. Nell'agricoltura biologica non si può fare uso di pesticidi di sintesi, ma si possono utilizzare quelli di origine naturale. Una delle sostanze utilizzabili che viene spesso chiamata in causa dai detrattori del biologico è ad esempio il solfato di rame, elemento che può creare infezioni agli occhi e alla pelle. Inoltre può essere tossico se inalato in grandi quantità, oltre ad essere un interferente endocrino. Quindi sì, anche l'agricoltura biologica non è esente da pesticidi. Brutta notizia? Non te lo aspettavi? Per onestà intellettuale bisogna dire però che le dosi e le modalità di utilizzo di queste sostanze sono inferiori rispetto alle coltivazioni intensive. Il British Journal of Nutrition ha confermato in una meta-analisi dove ha accorpato la bellezza di 343 studi scientifici pubblicati che i cibi coltivati in maniera tradizionale hanno in media 4 volte più residui di pesticidi rispetto al biologico. Se parliamo del cadmio invece, sostanza molto pericolosa per l'uomo, risultano essere la metà nel bio rispetto all'agricoltura convenzionale. Lo stesso discorso vale anche per i diserbanti. Il più nominato fra tutti, e ne hai sicuramente sentito parlare, sto parlando del glifosato, non viene escluso negli alimenti di agricoltura biologica. Però, come accennavo poc'anzi, i livelli di questo elemento contenuti nei cibi biologici, coltivati all'interno dell'Unione Europea, sono considerati non pericolosi per la salute dell'uomo, come da valutazione EFSA. L'importante dunque è non confondere mai biologico con naturale. Il secondo punto è: mangiare biologico è sempre a favore della sostenibilità ambientale? La risposta è no. Certamente alimentarsi in maniera naturale lo è, ma se tutti noi italiani iniziassimo a mangiare cibi di natura biologica, coltivati in paesi lontani, per esempio una papaya, andremo a far crollare il mito che mangiare biologico preserva l'ambiente, dato che le importazioni di questi alimenti andrebbero a far creare un inquinamento fuori controllo. Qual è allora la soluzione migliore per mangiare alimenti più naturali e sani? La scelta migliore è senza dubbio quella più logica, ovvero acquistare prodotti a chilometro zero, freschi e di stagione, consumando meno ma comprando alimenti di altissima qualità. A Natale posso comprare delle zucchine biologiche, ma in Italia certamente saranno state coltivate in serra. Di conseguenza saranno meno nutrienti di quelle acquistate a maggio. Con queste precauzioni il rischio di ingerire pesticidi e di alimentarsi chimicamente si riduce tantissimo. Conviene sempre favorire le verdure di stagione, dato che l'ortaggio, quando viene coltivato in serra, aumenta la sua percentuale di nitrati, sostanze dannose per il nostro corpo. Nella meta-analisi che accennavo prima, viene confermato anche che i cibi biologici hanno in media più fitocomposti protettivi, sostanze preziosissime per la prevenzione di tutte le malattie cronico-degenerative, tumorali, neurodegenerative e cardiovascolari. Quindi certamente un prodotto biologico può essere definito più nutriente di uno coltivato in maniera tradizionale, ma per alimentarsi in maniera più sana la scelta di un prodotto biologico non è sufficiente. L'importante, come sempre, è la varietà della propria alimentazione.
Alimentarsi con carne da allevamento al pascolo, nutrita al 100% erba e fieno, è più che sufficiente per avvalersi di un alimento sano e nutriente. Che sia marchiato come biologico o no, poco cambia per il nostro organismo. Per quanto riguarda i latticini, anche di natura biologica, ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. Magari lo affronteremo in una delle prossime puntate. Ho già raccontato nei video riguardanti le fasi del benessere che non sono un fan dei latticini. Ti lascio qui sopra uno dei video se per caso te lo sei perso. Spero anche oggi di averti dato una buona panoramica su questo argomento. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.